L'interfaccia di UBMB è ancora povera, ma abbiamo compreso che tutto passa dall'oggetto videata e dall'oggetto pannello. Quindi il pannello recupera i dati da mostrare all'utente tramite un documento, il quale richiede i dati al database. E tutto questo però dove sta scritto? Cioè possiamo trovare questa informazione da qualche parte? Guardando l'albero di progetto, se espandiamo la videata località, al suo interno troviamo l'oggetto pannello località. Se espandiamo ancora, il primo oggetto che troviamo è una query che è denominata master query di pannello. In questo caso la query si chiama comune. Se eseguiamo un doppio clic sulla master query comune, nell'area di progettazione possiamo leggere la vera struttura della query. Sotto la parola from abbiamo la scritta comune, cioè praticamente la fonte dati è un documento e non una tabella. Anche l'icona, se guardate, sia della classe sia delle proprietà, sono le stesse icone che ritroviamo nel componente appunto sotto i nostri documenti. Quindi la logica di caricamento sarà documentale. La master query del pannello richiederà i dati al documento che tramite la master query di caricamento richiederà i dati al database. Sembra un doppio passaggio, ma un pannello documentale sfrutta tutte le logiche degli oggetti. Quindi le operazioni potranno essere personalizzate negli eventi documentali, potremo sfruttare i servizi abbinati, come ad esempio il servizio di identificazione documento che abbiamo applicato. Di questa query di pannello dobbiamo modificarla? Possiamo modificare questa master query di pannello? Dipende ovviamente dalle necessità. Se non alteriamo nulla e quindi lasciamo tutto così, alla fine i dati caricati saranno tutti gli elementi della tabella località. Se invece volessimo caricare nel pannello solo le località italiane, per esempio, possiamo modificare questa master query. Possiamo modificare la master query aggiungendo una condizione di where dove isostato sia uguale a Italia o ITA come codice. Come facciamo a digitare questa condizione di where? Le condizioni di where si digitano sulla riga from, quindi io mi posiziono sulla riga from, alla fine della riga from, e digito la parola where, quindi premo invio. A questo punto posso iniziare a inserire le condizioni. La condizione è isostato, quindi digito isostato, uguale a una costante di tipo stringa che andrà messa fra doppi apici, quindi doppio apice, ita, chiuso il doppio apice e confermo con l'invio. A questo punto i dati recuperati da questa master query saranno solamente i dati dove isostato è appunto uguale a ita. Volessi aggiungere una ulteriore condizione con AND, ecco, non c'è bisogno di scrivere, basta dare un invio perché tutte le righe sottostanti accoglieranno delle condizioni che saranno messe in AND con la condizione principale. Se volessi cancellare questa condizione, perché noi non ce l'abbiamo, ci si posiziona con il cursore lampeggiante prima della icona della riga e si preme Canc sulla tastiera. Non c'è bisogno di selezionare con il mouse. Possiamo anche in questa master query modificare l'ordinamento dei dati visualizzati nel pannello. Ad esempio, se noi vogliamo che le località siano visualizzate sempre per denominazione, questa è l'istruzione classica di order by, però non viene scritta manualmente, ma si utilizza il mouse. Ci si posiziona con il mouse sulla riga denominazione e si utilizza il tasto destro. Nel tasto destro del mouse compare la voce order by. Automaticamente l'istruzione viene aggiunta nella parte inferiore della query.
Come notate, all'inizio c'è un'icona a Z, quindi vuol dire che l'ordinamento sarà crescente. Volessi un ordinamento discendente, mi posiziono sull'icona, tasto destro e scelgo discendente. Reimposto quella normale, ascendente. Quindi ogni pannello potrà essere personalizzato con le query e la query che desideriamo. Non solo ogni pannello, praticamente tutti gli oggetti che troveremo all'interno del progetto di Foundation, tutti gli oggetti che recuperano dei dati dal database o dai documenti, hanno e seguono questa logica, cioè ci sarà sempre una master query di caricamento. Alberi, grafici, pannelli, libri, che sono gli oggetti di stampa, tutti avranno sempre una master query di caricamento dei dati.